Objet 505, base militare di Zeljava. Situata nel confine tra Croazia e Bosnia, fu voluta dal maresciallo Tito e fu costruita in totale segretezza tra il 1957 ed il 1965. Costata ben 6 miliardi di dollari, fu all'epoca la base militare con il terzo aeroporto più grande d'Europa. Quasi interamente sotterranea e composta da lunghi tunnel per un totale di circa 3,5 km, questa base aveva 4 ingressi-uscite, dalle quali gli aerei potevano accedere direttamente alle piste, con i cancelli di protezione pesanti ben 100 tonnellate ciascuno, per resistere ad eventuali attacchi nucleari. La base di Zeljava rappresentò la sede della 117ª Fighting Aviation Regiment, costituita da 2 squadroni di aerei da combattimento MiG-21 e uno da ricognizione, per un totale di circa 80-120 velivoli. Fu costruita per poterci ospitare al suo interno ben 1000 soldati, 200 piloti ed oltre 500 meccanici con riserve di cibo, corrente elettrica fornita da generatori, carburante e una propria fonte d'acqua per un fabbisogno di circa 30 giorni senza alcun tipo di rifornimento esterno. Questa base fu utilizzata intensamente durante la guerra d'indipendenza croata nel 1991, prima dall'esercito JNA ed in seguito dai serbi fino al 1995, per poi essere completamente distrutta nella sua parte esterna durante l'arrivo delle truppe croate musulmane che avanzarono per la riconquista del territorio. Nonostante questo, la parte interna ricca di gallerie, tunnel e posizioni strategiche fu invece riutilizzata dall'esercito canadese fino al 2004. Attualmente la base viene utilizzata dall'esercito bosniaco per effettuare addestramenti canini per il ritrovamento di mine ed ordigni inesplosi, con lo scopo di riuscire in qualche modo nel tempo a bonificare le aree che ancora oggi sono disseminate di mine e ordigni in tutto il suolo bosniaco. Amici di Lendo Urbex, guardate dove siamo e iniziamo così il nostro video. Un C-47B Dakota alle nostre spalle, in quella che era la più grande base aerea in tempo di guerra di Jugoslavia, la più grande base aerea dei Balcani. Adesso stiamo qui, vediamo un po', esploriamo questo aereo, anche se è vuoto, è pieno di adesivi, bellissimo. E poi andiamo di là alla base e ci vediamo tra un po'. Ecco le grandi ali con tutti, c'è anche altra gente, quindi se vedete, questi qua erano i motori, guardate anche le ruote, sono giganti, come è giusto che sia. Era un aereo molto grande questo qua. Questa c'è tutta la roba che è rimasta dentro. Qui ci sono tutti gli adesivi, tra cui il più bello, questo qua. Questo è il più bello. Qui non c'è rimasta nemmeno un pezzettino di elica. Qui sotto non c'è niente. Poi allontaniamoci e vediamolo da davanti. Eccolo qua, bellissimo, davvero bello, tutto quanto largo. Siamo sotto l'ala, andiamo a vedere la parte posteriore. Questa è l'altra ruota e la parte dietro praticamente non c'è più. Questa è l'altra ruota che serviva
di appoggio oltre a quelle che aveva sotto. Intanto qui ci sono i bimbi che si provano a arrampicare con i genitori. C'è davvero tantissima gente qui, non riusciamo a fare delle foto da soli perché continua a venire gente. Sto entrando dentro perché non si troverà mai il momento in cui non c'è nessuno, quindi in qualche modo devo entrare. Un attimo, che qui è difficile la situazione. Oh. Ok, sono dentro. Questa qua è la coda. La coda. Qui per terra è tutto fatto così, quindi è un attimo difficile camminare. Qui possiamo vedere da un'ala e continuo ad andare avanti che è un po' difficile. Ok, ce l'abbiamo quasi fatta. Qui ci sono tutti altri adesivi e questo è l'aereo. C'è altra gente dentro. Ora c'è una ragazza che sta facendo la foto, attendiamo e poi andiamo noi. Ok, forse possiamo andare nella cabina di comando. Sto sempre camminando sopra questi cosi. Vediamo. Bello, cavolo. Qui è dove si pilotava, c'è rimasto una seggiola e niente di più. Qui è dove si pilotava. Eccoci ragazzi, dietro abbiamo l'entrata numero 1. Io qui mi sono stampato la mappa a casa. Abbiamo l'entrata numero 1, però stiamo andando alla 2 perché la prima è bloccato l'accesso, quindi stiamo andando direttamente alla numero 2. Davanti a noi vediamo che c'è tutta quanta la pista, non so se si vede ma è lunghissima. Questo qui, questa base aerea, in poche parole, fu voluta da Tito, dal maresciallo Tito, ed è stata costruita tra il 1957 e il 1965. Questo qui non so che c'è scritto. Tra il 57 e il 65. Adesso eccola, vedete? Lì giù ci sono anche altre macchine che si avvicinano. Questa qui è l'entrata numero 2. Ci sono 4 entrate. Di queste 4 entrate, le prime 3 sono in territorio croato. La quarta è in territorio bosniaco. Infatti è molto probabile che si incontri la polizia bosniaca che gira qui in questa base ogni tanto, perché per problemi di immigrazione che ci sono stati in passato, quindi se incontrate appunto questa la polizia, al massimo vi chiederanno un controllo documenti. Voi dite che siete turisti, che state qui per scattare foto e dovrebbe essere tutto a posto, perché qui controllano più che altro per l'immigrazione. Ecco qui, ci stiamo avvicinando. Già sembra, prima ci siamo avvicinati all'entrata numero 1, era veramente freddo.
Questi tunnel dovrebbero essere lunghi circa 3,5 km e appunto, come vedete, la forma ospitava gli aerei. Poteva ospitare 1000 soldati e poco più di 100 aerei. Peccato per questa macchina, altrimenti qui sarebbe uscita una bella foto. Dopo aver appiccicato l'adesivo sulla porta con tutti gli adesivi, ci addentriamo. Vediamo. Qui siamo nella cosa numero 2. Tra un po' dovremo incontrare la camera dove c'è l'ossigeno e l'operation center. Puoi reggere la mappa? Così faccio luce io. Qui non si vede quasi nulla. Questo buco cos'era? Vediamo sulla mappa. Il buco era ossigeno. Lì c'era qualcosa riguardante l'ossigeno. Oh, scusate, la luce. 1, 2, 3, 4. No. Attento per terra, che ci stanno le pozzanghere. Oh, guardate questa sicuramente era una blast door. Devi farlo anche te, luce, va? Con quest'altra. Questa ce l'ha davanti. Questa qua era una blast door. Guardate. Fai luce sopra. Cioè, guardate quanto era spessa. Gigantesca, Guido? Guarda un po' la blast door. Sì. Aspetta che poi non so se dobbiamo continuare di là. Di qua mi sa andiamo al padiglione 1. Vedi un po' la mappa. Allora, noi abbiamo fatto la curva. Sì, di qua si va all'1. Ci dovrebbe essere una cosa che va di qua a sinistra. Vediamo un po'. Anche se qua per terra c'è fango. Ci dovrebbe essere. Penso. Da quello che sembra. Passa dietro di me che ci stanno le pozzanghere. Qua mi si riempiono un'altra volta le scarpe. Mi sa che non è qui. Qui è chiuso. Qui ci sta un tubo gigantesco. Non so se continua. Non penso, No, qui finisce. Ragazzi, qui dentro comunque fa freddo. Fa davvero freddo. Qui stiamo prendendo, vedi la mappa? Stiamo prendendo questa curva qui. Dovrebbe essere a curva. Dovrebbe essere a curva che si ricongiunge con l'uscita 3. Non c'è niente. Dice
Siamo riusciti dalla 2, adesso stiamo entrando alla terza entrata. Vediamo se riusciamo a raggiungere la sala stella, dove c'era tutto quanto il comando dell'intera base. Vediamo, ci vediamo tra poco. Nel 1945 gli Stati Uniti avevano lanciato armi nucleari contro il Giappone e 3 anni dopo, nel 1948, iniziò la costruzione della base aerea di Zeliava. Protetta dalla montagna sopra, si diceva che questa nuova struttura potesse resistere a un colpo diretto di una bomba nucleare da 20 kiloton, la stessa forza della bomba Fat Man caduta su Nagasaki. Questo era uno dei più grandi e costosi progetti di costruzione militare che l'Europa avesse mai visto. Il suo costo era pari a circa 3 volte il budget militare annuale contemporaneo di Croazia e Serbia messe insieme. Si dice almeno che parte di quel denaro provenisse dalla Banca Mondiale, che credeva di investire nella costruzione di nuove autostrade in Jugoslavia. La base aerea di Zeliava è stata completata e operativa dal 1968 e la struttura doveva svolgere un ruolo chiave nella rete radar di allerta precoce della Jugoslavia, proprio come il NORAD, il Comando di Difesa Aerospaziale Nordamericano, o i CAOC, Combined Air Operations Centers, della NATO nell'Europa occidentale. Fungerebbe da hub centrale per il programma integrato di difesa aerea della Jugoslavia. A tal fine la struttura disponeva di radar di localizzazione e puntamento a corto raggio ed era armata con sistemi missilistici terra-aria mobili 2K12 Kub di fabbricazione sovietica. Eccoci di ritorno dall'uscita, cioè dall'entrata 3. Purtroppo eravamo arrivati proprio davanti al varco per entrare nell'Operation Center, la stella, ma c'erano un via vai di persone, cioè qui fuori, non a questa entrata, questa qui dove siamo adesso, dove abbiamo una macchina noi, all'entrata numero 1. All'entrata numero 2 ci sono un casino di macchine e moto. Praticamente siamo arrivati lì, c'erano delle persone che stavano facendo foto, comunque abbiamo visto era tutto abbastanza sfondato, come tutto quanto, e poi metteremo una foto perché non abbiamo fatto il video per non riprendere anche le altre persone. E noi vi salutiamo dalla base Saluto. aerea, al prossimo video, mi piace, commento, iscrizione. Alla prossima.